Arturo Villone unisce intelligenza artificiale e grafica digitale per ricreare l'Europa medievale. Questa reinterpretazione degli archetipi Lenormand genera un mazzo dal fascino semplice. I paesaggi storici e le scene di vita quotidiana offrono un'esperienza di lettura immersiva tra castelli e foreste di regni perduti. Benvenuti nel regno dei Medieval Lenormand Oracle. Benvenuti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è una nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 36 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre carte preferite. Prima della fine della puntata potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore o iscriversi al canale cliccando sul logo se avete gradito la puntata. Bene, cambiamo inquadratura e cominciamo la puntata. Seguitemi. Benvenuti in questa puntata dove andremo a conoscere questo mazzo speciale di Lenormand a tema medievale. Partiamo subito dall'analisi fisica della confezione e del mazzo. Questo è il titolo. Tendenzialmente abbiamo l'immagine, ovviamente in questo caso abbiamo la dama su questo marrone abbastanza scuro. Troviamo tutti i riferimenti, quindi il titolo, il ideatore sia della grafica dei testi, Arturo Villone, e faccio vedere un po' tutto. Qui troviamo ovviamente un'anteprima, le lingue presenti nel libretto, inglese, spagnolo, italiano e portoghese. Ovviamente l'editore è Lo Scarabeo. Confezione, diciamo, rigida, finitura opaca, anche le carte come vedremo sono finitura opaca, molto facili da aprire. Mi piacciono molto questi mazzi, queste confezioni perché sono facili da aprire, molto comode, quindi solleviamo questa linguetta con questo nastrino e quindi all'interno troviamo il nostro libretto e poi il nostro mazzo. Questo è il libretto e parliamo subito del libretto dove troviamo la parte in inglese. Come spesso diciamo accade, la parte in inglese è leggermente ampliata rispetto alle altre lingue, quindi anche rispetto all'italiano. Questo è un mazzo dato alle stampe nel giugno 2024, quindi è un mazzo abbastanza giovane. Poi lo andremo a vedere meglio. Vi ricordo che se vi dovesse piacere in descrizione trovate il link per acquistarlo, poi per visionare meglio ogni carta troverete alla fine uno slideshow per osservarle tutte una per una. Quindi andiamo subito a vedere la parte in italiano. C'è una breve introduzione, in genere si spiega le Lenormand che cosa sono, prendono il nome da Mademoiselle Lenormand, che non c'entra niente con questo mazzo, nel senso che non è stato creato da questa famosa sensitiva e cartomante francese, è tutta una, diciamo, una questione puramente commerciale, perché appunto era molto famosa per essere stata al servizio di Napoleone, Robespierre e tante altre celebrità, diciamo, dell'epoca. Vediamo come usare il mazzo, quindi qualche piccola indicazione. Interessante è la parte delle stese, perché in italiano è vero ci sono 3 stese, sì, 3 stese. Invece se andate a vedere la parte in inglese ci sono 5 stese. Ecco, qui ne vediamo
quindi 1, 2, 3, 4 e vi faccio vedere anche la quarta, molto interessante, proprio di Napoleone. Forse è stata diciamo, creata così per indagare comunque alcuni aspetti importanti della vita. E anche questa, sono molte, per dire la verità ce ne sono tantissimi, tantissimi di metodi. La cosa interessante è che qui ce ne sono alcuni di quelli più importanti da approfondire, ovviamente da utilizzare. Parliamo poi delle carte, come ripeto la parte della in inglese è leggermente ampliata, ma abbastanza esaustiva. La cosa che mi è piaciuta e molto interessante è che in ogni singola carta viene inserito il fatto se è una carta neutra, positiva o negativa, e quindi le parole chiave importanti per un primo approccio e poi una piccola, diciamo, spiegazione. Direi che è abbastanza esaustiva per iniziare, quindi per chi si vuole approcciare a questo mondo delle Lenormand, e quindi abbiamo la spiegazione di tutte le carte. Ovviamente il nostro mazzo, come potete vedere, diciamo, è abbastanza grande, però assolutamente non invadente, nel senso che io ho delle mani abbastanza piccole, però essendo 36 carte si mescolano abbastanza facilmente. Come vi dicevo la finitura è opaca, questa è la parte diciamo davanti dove in ogni singola carta troveremo non l'indicazione del nome della carta, ma solo il numero della carta stessa. Questo è il retro, molto bello, elegante, diciamo anche affascinante, avvolgente per certi aspetti, a me piace molto, quindi questo motivo, questi motivi floreali. E quindi adesso possiamo andare a vedere proprio nel vivo le varie carte e quindi mostrarvi anche qualche indicazione in più. Eccoci di fronte alle prime 12 carte, come già detto ne sono 36. Qui è già ben visibile tutta la parte grafica, ogni carta, giusto per darvi un'idea della grandezza della carta, è 8,8 centimetri, scusate, 8,8 per 12 e mezzo. Come vi dicevo sono abbastanza grandi, però il mazzo è abbastanza maneggevole, quindi nulla di difficile. E il fatto che sia a finitura opaca le rende molto eleganti, diciamo scivolose ma non troppo, quindi anche su un tappetino, un qualcosa che voi utilizzate, potreste trovarvi comodi. Quello che vi dicevo è che hanno questo bordo beige molto elegante, troviamo il numero corrispondente ad ogni carta, non troviamo l'indicazione del nome dove spesso si trova effettivamente, però secondo me ci sta perché così ci godiamo meglio la parte della grafica. Poi già è abbastanza importante questo bordo che fa da cornice. A me piace molto perché sembra proprio una finestra su questo mondo così lontano, appunto quello a tema medievale. Non troviamo neanche il riferimento alle carte da gioco, spesso, soprattutto insomma all'inizio quando sono state create, essendo anche un mazzo diciamo da gioco all'epoca, in pratica c'era anche la parte dedicata alla carta da gioco, quindi quadri, picche, cuori, eccetera. E quindi diciamo non c'è, ci sta perché avendo poi delle letture diverse e contrastanti, allora capisco che soprattutto i mazzi più moderni non riportino più questa indicazione. A parte questa disquisizione, quindi qui troviamo il cavaliere. Una cosa interessante è la particolarità, quindi il fatto di mettere un'alternativa al 2, perché solitamente troviamo la carta del quadrifoglio o trifoglio. Qui troviamo le violette, le viole, dovrebbero essere le viole del pensiero,
diverse dal solito. In realtà non ho ben capito, diciamo, la scelta delle viole, perché, sono legate alla modestia, alla tenerezza, all'amore puro, a qualcosa, diciamo, di questo tipo, soprattutto anche alla riflessione, al pensiero stesso, al ricordo anche della persona amata. E quindi, il fatto che, diciamo, in realtà mi concilia poco, secondo me, con, il quadrifoglio o il trifoglio, però diciamo è una scelta, un'alternativa interessante, giusto per farvi capire. Questa è la versione proprio più classica delle Petit Lenormand, proprio quelle di una volta, dove appunto troviamo il trifoglio. In vari mazzi appunto lo troviamo molto vicino alla tradizione, infatti questo è molto simile. Come vi dicevo prima, ecco, giusto per farvi capire che troviamo il numero e l'indicazione della carta da gioco, in questo caso appunto il 2 del quadrifoglio è associato al 6 di quadri. Giusto una piccola carrellata, eccolo qui una versione abbastanza stilizzata, qui molto elegante, Art Nouveau, con questa signorina circondata appunto da trifogli. Qui troviamo questo bellissimo quadrifoglio. Ecco, questa è proprio l'idea massima del suo la sua interpretazione di fortuna, di un'opportunità, di un qualcosa che salta fuori, in questo caso da questo baule del tesoro, molto bello, molto interessante questo. E questo è un po' più legato a un gioiello, a qualcosa di, molto importante, di una fortuna che può essere anche una soddisfazione, un guadagno, un ottenimento. Quindi direi varie sfaccettature. Effettivamente mi mancano un po' di queste sfaccettature andando a vedere questa carta, però potrebbe essere, come vi dicevo, un'alternativa interessante. Proseguiamo con la nave. Ecco, qui direi che è proprio dalla nave e da alcune carte, diciamo nello specifico, che mi danno di più la sensazione di un medioevo nordico, e quindi con questa nave quasi, più vicina, ai vichinghi, ecco, sì, più nordico. Però molto bello e interessante, questo sviluppo. Anche la casa, c'è l'albero, le nuvole, il serpente. Ecco, il serpente anche qui è un po' diverso dal solito perché, troviamo un serpente o nascosto, o comunque non non dove si vedono questi dentoni, così spaventoso, però come dicevo anche questo è interessante. Magari, alla fine vi dirò, come li utilizzo io effettivamente, darvi qualche suggerimento, e quindi potrebbe essere qualche spunto utile per voi. Poi troviamo la bara, il 9. Ecco, a proposito di, finestre, sul lontano, lontanissimo passato, troviamo le rappresentazioni che, spesso insomma si vedono questi bei paesaggi, in questo caso, e in altri casi, come vedremo, sembrano dei veri e propri dipinti dell'epoca, e quindi lo vediamo anche nel bouquet. Qui abbiamo la falce, qui troviamo la frusta, attenzione, questa è solo la frusta, perché di solito, possiamo trovare questa carta, il nome diciamo originale è la scopa o la frusta o la verga anche, invece qui è stato rappresentato solo la frusta. E gli uccelli di diverso tipo, in altri mazzi possiamo trovare le gazze, i corvi, per dire tanti altri tipi. In origine c'erano le civette, a dare un po' di più il messaggio, così di civetteria, di pettegolezzi, di chiacchiericcio, eccetera. Quindi potete fermare il video in questo modo, continuiamo a parlare e andiamo a vedere il prossimo gruppo. Ed eccoci di fronte al secondo gruppo, quindi dal 13 al 24. Qui troviamo il fanciullo, la volpe, l'orso, le stelle, la cicogna, il cane, la torre, il giardino, la montagna, il sentiero,
i topi e il cuore. A proposito della parte grafica, purtroppo ho trovato ben poco sul creatore, cioè Arturo Villone. Vi posso solo dire che diciamo, si è concentrato sulla parte grafica. Ovviamente ci sono delle contaminazioni AI, cioè intelligenza artificiale, con appunto la grafica digitale classica. Interessante come connubio, a me piacciono comunque perché sono coloratissime, come esperimento direi che è abbastanza vincente. È ovvio che in alcune carte, come vi dicevo, si vede molto di più una componente proprio legata a quei dipinti classici, a quegli ornamenti. Qui troviamo appunto queste rose, lo vediamo anche nel fanciullo, effettivamente sembra un vero e proprio dipinto, anche diciamo i paesaggi, gli animali stessi, quindi direi che è abbastanza interessante. Particolare anche la scelta delle carte un po' più difficili e complesse, anche diciamo negative, come la rappresentazione vada a edulcorare un pochettino il significato. Vi mostro per esempio la carta della volpe, di solito è la carta dell'avvertimento, della strategia, del sotterfugio, del prepararsi, insomma vuol dire che c'è qualcosa che bolle in pentola e che in senso negativo, che magari qualcuno appunto potrebbe essere pronto a compiere qualcosa nei nostri confronti. È vero che può essere anche una carta positiva, lo troverete anche nelle spiegazioni, dove sì è vero si sottolinea la parte dell'avvertimento, però suggerisce anche che, sapendo appunto se dovesse uscire in una lettura, potreste voi cercare di intercettare, cercare di andare a disinnescare un qualcosa che non va e prepararvi voi strategicamente appunto a sapere come comportarvi, come agire. Anche l'orso, cioè per me sono molto teneri, anche i topolini effettivamente, che è una delle carte forse più negative, sono così tenerucci, come vedete sono bellissimi. Intanto li potete vedere, dopo con lo slideshow, sono bellissimi, però purtroppo insomma il loro significato rimane, comunque, questo, e cioè di furto, di perdita, di, qualcosa che rosicchia la nostra pazienza, tutto quello che magari abbiamo fatto e ci siamo impegnati per, ottenere. Quindi questo è giusto per darvi qualche indicazione. Proseguiamo e andiamo a concludere con le prossime 12 carte. Eccoci di fronte alle ultime 12 sibille, dove troviamo al 25 l'anello, 26 il diario, il libro in questo caso, perché spesso troviamo soprattutto in origine una specie di diario chiuso, giusto per darvi qualche indicazione, in questo caso è chiuso. Potremmo trovarlo aperto o chiuso, ecco questo dà qualche indizio in più nella lettura, e quindi dare poi una diversa interpretazione, dove non cambia assolutamente il significato, e cioè di valutazione, di studio, di ricerca, eccetera, però insomma il fatto che sia aperto o chiuso può, come vi dicevo, dare qualche indicazione in più. Troviamo la lettera. In questo caso, è rispettata abbastanza, perché solitamente si trova una lettera, chiusa, e dà proprio l'idea, la sensazione, ma è una lettera, dove diciamo pronta per partire, quindi noi siamo pronti per comunicare qualcosa, oppure è una lettera che è arrivata, quindi siamo pronti ad accogliere e quindi ricevere queste informazioni. Ovviamente la lettura darà la risposta. Troviamo il gentiluomo, la dama, Giglio o Gigli, in questo
caso il sole, la luna. Qui è quello che vi dicevo dove si nota proprio in alcune carte una forte differenza, stilistica, cioè qui il paesaggio è molto più realistico, qui un po' meno. Anche qui, diciamo, un pochetto nei pesci, però qui si vede molto più evidente. Quindi poi vi dicevo sole, luna, la chiave, i pesci, l'ancora, molto bella questa rappresentazione, e poi troviamo la croce. Ho notato, quindi andiamo alle conclusioni, insomma ho notato che, come vi dicevo prima, anche le carte più difficili e complesse in qualche modo nella rappresentazione possono prendere, diciamo, un'accezione un po' più positiva, o comunque, diciamo, spesso anche la carta, diciamo, della croce è abbastanza cupa, proprio a significare l'idea del sacrificio, della fine di qualcosa. Qui in un certo senso mi dà anche la sensazione di aver fede e fiducia in qualcosa che si sta per concludere, però per aprirsi a nuove possibilità. Quindi questa potrebbe essere un'ulteriore indicazione. Come vi dicevo, il libretto è abbastanza esaustivo, ci sono anche varie modalità di lettura. Ovviamente potete utilizzare anche vari libri a parte, ce ne sono tantissimi. Le sibille, in questo caso, una piccola cosa che magari voi potreste chiedervi: "Ma perché avere tanti mazzi di sibille?" Sì, effettivamente si possono prendere quelle, diciamo, classiche, più vicino possibili alle originali, però in questo caso è proprio il tema che in qualche modo ci spinge a capire che effettivamente gli archetipi e tutto ciò che viene inserito appunto in queste 36 sibille non hanno assolutamente tempo, e quindi possiamo proprio spingerci oltre in questo caso, visto che le originali sono ottocentesche, e invece qui ci troviamo catapultati nel Medioevo. È un qualcosa in più, infatti spesso utilizzo più mazzi di sibille insieme, giusto per farvi capire. Se estraggo, diciamo, delle carte da un mazzo e poi ne estraggo altre da un altro mazzo e dovessero uscire le stesse carte, mi possono dare delle indicazioni diverse. Ad esempio, con la carta del serpente che abbiamo visto prima, se mi dovesse uscire questa e quest'altra del serpente, allora lì, diciamo, secondo me posso capire che devo muovermi abbastanza in fretta e quindi intercettare una minaccia, perché è imminente una minaccia, perché questo serpente mi dà un po' di più la sensazione di un qualcosa di imminente, di un qualcosa che effettivamente devo mostrare molta più attenzione, oppure devo muovermi io in un certo modo per far sì che le cose possano procedere in un certo come desidero io in realtà. Ad esempio, abbiamo visto il nostro cavaliere di questo mazzo, questo mi dà un po' di più la sensazione, visto che è tutto bardato da questa armatura, di un qualcosa che è in arrivo e che in realtà mi devo difendere, mi devo preparare, può essere una cosa positiva, può essere una cosa negativa, magari le altre carte vicine daranno un'indicazione maggiore. Invece qui ho di più la sensazione di qualcosa di positivo, di costruttivo, di un messaggio o di una persona che magari potrebbe essere molto più interessante e utile a me. Ovviamente, diciamo, questa è una disquisizione generica, potete utilizzarle come meglio credete. Però effettivamente io mi trovo molto bene ad utilizzarle insieme, proprio per diversificare la lettura, e maggiormente questo mazzo, visto che abbiamo notato l'alternativa del quadrifoglio con le viole, ecco lì magari potrebbe esserci un ulteriore significato da estrapolare, quindi da leggerla quella carta quasi
in modo totalmente diversa da quella che è appunto il trifoglio in originale. Si conclude qui questa presentazione, questa recensione, spero che vi sia piaciuta. Se volete sul canale trovate tante altre ovviamente tante altre recensioni e tanti altri video che potrebbero interessarvi. Se volete potete seguirmi anche su TikTok e Instagram. Grazie di nuovo a tutti, alla prossima, ciao!